La caponata siciliana, o meglio le caponate, ce ne sono tantissime. Sono Flavia Diamante ed oggi facciamo la versione palermitana della caponata. Di caponate ce ne sono veramente tante, anche al di fuori dei confini nazionali. È giusto considerare la caponata un piatto mediterraneo. Ma che sia una caponata di Palermo piuttosto che di Trapani, di Catania o di Agrigento, comunque sia stiamo parlando di melanzane. È l'ingrediente più importante della caponata e deve essere rigorosamente fritto. Iniziamo a parlare delle melanzane. Sono 1 chilo di melanzane. Quella tradizionale sarebbe la violetta o la nera lunga palermitana, ma non bisogna essere religiosi a proposito. L'importante è prendere delle melanzane che piacciono. Nella caponata la verdura deve essere fatta a cubetti grandi, deve rimanere bella grande anche dopo la cottura. Quanti semi vedete all'interno? Molto pochi. Guardate che cubettini. Dal nero passiamo al bianco, così vediamo proprio il contrasto netto fra questi due campioni. Naturalmente le melanzane in stagione tendono a essere più dolci e avere meno semi. Io con queste melanzane non faccio niente, non le spurgo nemmeno, perché so già che sono dolci, le ho già provate, quindi non mi serve di spurgare. Magari questa la taglio un pochettino più fina però. Guardate che differenza anche in colore della melanzana bianca rispetto a quella nera. Infine vediamo come sono all'interno queste bellissime melanzane spagnole. Guardate che roba, senza semi. Le melanzane sono pronte per essere fritte. L'olio dei semi è a temperatura adesso 170-180 al massimo per le melanzane. Sarà una cottura abbastanza veloce, appena vediamo che diventano oro marrone chiaro, sono pronte. Magari se avete un termometro a disposizione sarebbe anche meglio. Se cuocete a temperature più basse, la melanzana, siccome è bella grossa, tra l'altro impiegherà molto tempo a cuocere e questo la deidraterà, quindi vi rimane una melanzana mezza rinsecchita. Adesso ci mettiamo una spolveratina di sale e sono pronte, le mettiamo da parte e continuiamo con l'altra verdura. Prima di pelarli li facciamo raffreddare un pochettino, intanto ci tagliamo il sedano. Anche per il sedano lo stesso discorso, deve essere fatto a cubetti grandi. Passiamo alla cipolla. Questa è una cipolla di Tropea, potete usare le cipolle dorate se preferite. Dovrebbe essere intorno a 250, vediamo un po' se 252. Peliamo i pomodori. Gli leviamo i semi naturalmente, li strizziamo un po'. Nella nostra caponata mettiamo alcuni pomodori freschi e poi la salsa di pomodoro, la passata di datterini a pezzettoni, a pezzetti. Vediamo quant'è, gli do anche un'ulteriore strizzata. E adesso siamo pronti per fare il soffritto. Olio abbondante, cipolla e sedano. Aggiungiamo il sale. Si stanno già ammorbidendo, adesso mettiamo il coperchio. E per la terza volta il cameraman
me l'ha chiesto 3 volte quando è che mettiamo l'agrodolce dentro l'aceto e lo zucchero dopo il pomodoro. Pomodoro, quello di prima, datterini e pomodori freschi. Me lo metto qui perché stiamo per aggiungerlo. Questa parte è terminata, adesso aggiungiamo gli altri 2 ingredienti. I capperi belli, non perel. Ed aggiungiamo le olive, le nostre sono verdi, potete anche aggiungere le bianche. Facciamo andare un paio di minutini e poi mettiamo il sugo. Questo sarebbe già un sughino eccezionale per una pasta, già così. Pomodoro, tutto dentro. Questa caponata inizia a prendere corpo, il profumo è pazzesco e finalmente mettiamo l'agrodolce, l'aceto e lo zucchero. Prendo lo zucchero e lo metto dentro l'aceto, solitamente 1 a 1. È come un prodotto galvanico dalla farmacia dei vecchi tempi, vedete? Facciamo evaporare l'aceto un pochettino, poi verifichiamo di sale, spegniamo e aggiungiamo le melanzane fritte a fiamma spenta ed è pronta. Altre possibili aggiunte sono frutta secca, per esempio pinoli, mandorle o anche pistacchi. In alcune parti della Sicilia viene aggiunta l'uva sultanina anche. E naturalmente i peperoni. I peperoni sono un'aggiunta abbastanza comune nella caponata, non in quella palermitana. Comunque se volete aggiungere i peperoni dovete friggerli. La finiamo qui davanti ai vostri occhi. Che profumo! Wow! È pronta per essere mangiata. Così con un pezzo di pane. Oppure con quello che volete. Noi oggi facciamo la pasta con la caponata. Ho freddato la pasta, adesso la uniamo con la nostra caponata e la completiamo. Questa è per 2 e basta per oggi. Per la sottoscritta Flavia e per il cameraman che onestamente non se la meriterebbe oggi. E speriamo che un pezzettino di questa melanzana si infili per bene dentro questo rigatone e magari anche un'olivetta. La porzione più grossa me la mangio io. Al cameraman gli lasciamo una porzione da canarini, un pochettino di musica che dà quel croccante, una sensazione molto piacevole. Una leggerissima grattata di questa ricotta su una fogliolina di basilico e finito la pasta. E questa è un'altra versione della caponata, o meglio un altro modo di gustarsela. E voi come la fate la vostra caponata? Preferite mettere dei peperoni sulla caponata? Aggiungete delle mandorle, dei pinoli? Fateci sapere nei commenti come fate la vostra